alcune novità riguardo Sounds of Things e l'ambito in cui ci muoviamo, quello dell'audio, audio nella comunicazione, audio nella pubblicità. Poco tempo fa abbiamo parlato di Clubhouse. Clubhouse è un'importante novità, noi siamo felici che sia comparsa nello scenario dei social media, il primo social network con impatto globale, con valutazioni straordinarie e milioni di investimenti, con un focus esclusivamente sull'audio. Abbiamo messo in evidenza quindi anche le differenze con Sound of Things e siamo contenti di poter dire che avevamo ragione. L'audio è importante, l'audio è sempre più importante non solo nella comunicazione ma anche nella pubblicità, e ne vedremo perché, ma la ragione non basta, bisogna fare di più perché un'impresa abbia successo. E per quanto riguarda Sound of Things noi abbiamo una chiara strategia in merito. Tornando a Clubhouse, ne hanno parlato tutti, abbiamo detto, e ne hanno parlato con toni entusiastici. In Italia abbiamo preso l'abitudine a parlare dell'innovazione degli altri, dimenticando la nostra storia di creativi e di innovatori, e ci gloriamo, ecco, dell'innovazione d'oltreoceano spesso, perché molto spesso, soprattutto nei social media, l'innovazione o comunque le novità arrivano da lì, anche dall'Asia, adesso con TikTok, non proprio adesso, ecco, da un pezzo. Fatto sta che gli stessi che hanno parlato di Clubhouse in maniera così entusiastica, adesso ne parlano in un modo un po' diverso. Si parla di un po' di fiacchezza di Clubhouse. Che cosa è successo? Che cosa è successo? E soprattutto, prima di capire che cosa è successo, cos'è questo Clubhouse? Molti lo sanno già perché ne hanno parlato appunto in molti, però lo ripetiamo. Clubhouse fondamentalmente non è altro che un modo per comunicare con la parola parlata, quindi con l'audio, in delle stanze in cui ci sono più persone. Quindi chat vocale interattiva in streaming live. Questo potrebbe essere visto anche come un'evoluzione delle chat di gruppo solo in audio di WhatsApp, o un'evoluzione della radio che diventa interattiva, o se vogliamo essere un po' detrattori di Clubhouse, potrebbe essere visto anche come uno Zoom senza video. Noi non ci abbiamo visto una grande innovazione, nonostante il successo a suon di milioni, le valutazioni straordinarie, abbiamo pensato che Clubhouse non fosse particolarmente innovativo e anche che fosse vulnerabile. Comunque coloro i quali si sono sbracciati parlando di questo grande successo in Italia adesso ne parlano in maniera un po' diversa. Si dice che Clubhouse sia un po' fiacco, si sia stancato di questa corsa, oppure è successo qualcos'altro. È successo che Facebook ha annunciato l'introduzione della propria piattaforma di 3 novità. La prima, che non è una grande novità, i podcast. Facebook introduce i podcast all'interno della propria piattaforma, quindi un utente Facebook ha un motivo in più per rimanere dentro Facebook. Li hanno tutti questi podcast, la raccolta pubblicitaria sui podcast è in crescita, li utilizzano tutti, sono dei contenuti dove si può trovare qualsiasi cosa. Io li utilizzo, ci sono dei podcast molto belli anche italiani, e quindi questo contenuto sta andando alla grande e Facebook lo introduce anche all'interno della propria piattaforma. La seconda novità sono le rooms. Cosa saranno mai queste rooms? Le rooms sono Clubhouse fondamentalmente. Le rooms sono una funzionalità che è del tutto simile a Clubhouse, e forse la fiacchezza di Clubhouse è dovuta a questo. E si conferma la vulnerabilità anche di Clubhouse, perché è facilmente imitabile. E la terza funzionalità sono i soundbite. Questi soundbite non sono altro che contenuti brevi, audio, quindi parola parlata con sotto delle melodie create da questi creators. Quindi Facebook parla di questi creators, queste entità astratte, sono compositori, sono esperti di suono, oppure amanti del suono, che creano dei contenuti audio, appunto, che si associano alla parola parlata. E quindi noi siamo felici anche di questo, perché avevamo ragione a scommettere sull'audio nel 2016. Ci pensavamo già da tempo, ma nel 2016 abbiamo fondato Sounds of Things, un social media che comunque si differenzia da tutte queste realtà che abbiamo citato, e diremo perché. Siamo felici appunto perché adesso è evidente a tutti che l'audio è fondamentale, che l'audio in questo villaggio globale dove viviamo
è importante e diventerà, secondo noi, molto più importante del visual nella comunicazione e nella pubblicità. Quindi sono importanti novità che confermano appunto che noi ci abbiamo visto lungo o ci abbiamo sentito lungo, ma la ragione non basta, bisogna fare di più per avere successo a livello imprenditoriale, quindi noi dobbiamo fare passi avanti. Allora, che cosa crediamo di tutto questo? Quindi un breve commento. Allora, su Clubhouse abbiamo già detto, su Facebook ha l'obiettivo quello di mantenere la propria utenza attiva e quindi aggrega i podcast. Di fatto è qualcosa di diverso dal passato, perché è la prima volta che aggrega tipologie di contenuti apparentemente estranei al proprio DNA e alla propria genesi. Per quanto riguarda le rooms, secondo me è una strategia chiaramente industriale, commerciale, atta a mettere in difficoltà un player che sta avendo successo ed è chiaro a tutti che se il suono non fosse nei piani di sviluppo anche dei produttori di hardware con gli AirPods e tutte queste tecnologie legate al suono, alla fruizione dei contenuti in mobilità, alla fruizione dei contenuti senza lo stress di apparire perfetti dal punto di vista visivo, a questa disintermediazione della comunicazione appariscente o apparente, perché il visuale, secondo noi, questo inganna la percezione di una realtà che è molto più complessa. Con appunto le rooms quindi ingaggia questa lotta anche abbastanza facile, perché Facebook ha illimitate capacità di sviluppo. I soundbite invece i soundbite sono delle novità che un po' sono parallele alle storie. Le storie di Facebook sono dei contenuti brevi di base visuali. E i soundbite possono essere similari, però sono di base audio. Allora, se io apro Facebook, che cosa sceglierò? Sceglierò l'uno o l'altro? Se devo fare un live streaming, sceglierò il live streaming video o sceglierò le rooms? Che cosa sta facendo Facebook? Sta facendo un mega A/B testing per cercare di capire che cosa è meglio? Se l'audio o il visuale? Cannibalizza i propri stessi servizi? Questo noi non lo sappiamo, però pensiamo che in natura, così come a livello imprenditoriale, non si debba scappare dalla propria genesi, non si debba scappare e non si possa scappare dal proprio DNA. L'evoluzione di un individuo, di un essere vivente, così noi anche crediamo umilmente di un'azienda deve rispecchiare la propria genesi e il proprio DNA. Se no, quando il mondo cambierà, questo individuo sarà incompatibile con quel mondo che l'ha generato, con il mondo che l'ha generato e lo ha seguito. Questa teoria un po' filosofica ci porta a Sounds of Things. Qual è la nostra genesi? Perché nasce Sounds of Things? Ne parleremo in maniera approfondita in futuro, però quello che possiamo dire oggi è che Sounds of Things nasce nel villaggio globale. Nel villaggio dove la comunicazione può ritornare alle dinamiche dei villaggi primordiali, dove l'orecchio era più importante dell'occhio, in un mondo dove però non c'è più la limitazione dello spazio che costringeva i villagers, per chi ha dei figli che giocano a Minecraft sa perfettamente cosa sono i villagers, dove i villagers non hanno più la necessità di stare vicini, anche meramente per organizzarsi, perché non bisogna stare più a distanza di voce. Allora Sounds of Things ha i Sound Emotion, ha i GPS Sound Emotion, che sono dei Sound Emotion geolocalizzati, ha i Sound Village, sono tutte entità che si mischiano con il digitale e il mondo reale, in una realtà che cambia, che muta, e che ci suggerisce che dopo anni di incubazione il digitale esce dal proprio perimetro e invade il mondo reale. Sounds of Things nasce con questa genesi, con la genesi del villaggio globale, con la genesi dell'orecchio che è più importante dell'occhio e con la consapevolezza che in questo villaggio globale l'orecchio sarà
sicuramente dominante e l'audio sarà assolutamente importante nella comunicazione e così anche nella pubblicità. Noi pensiamo che ogni brand avrà un audiologo, noi pensiamo che ogni sentimento, ogni contesto, ogni situazione, ogni esperienza potrà essere comunicata attraverso i sound emotion. E allora in bocca al lupo a Sounds of Things, adesso questi sono anni di grande fermento, siamo contenti che la situazione si faccia più intensa e siamo pronti chiaramente ad ingaggiare la lotta.